Hai mai imparato qualcosa di importante da qualcuno che amavi? Questa è la storia di Marco, suo nonno, e di una bicicletta rossa. È sabato mattina. Il sole è già alto nel cielo. Marco ha 8 anni e oggi è un giorno speciale. Il nonno Luigi lo aspetta in giardino con una bicicletta rossa. Oggi impari a pedalare. Marco guarda la bicicletta. Ha un po' di paura. E se cado? Chiede al nonno. Il nonno ride piano. Anche io sono caduto, tante volte. Marco non se lo aspettava. Il nonno Luigi tiene la bicicletta con le mani forti. Sali Marco, io sono qui. Marco mette un piede sul pedale, poi l'altro. Le gambe tremano un poco. Il nonno cammina accanto a lui lentamente. Pedala, pedala, non fermarti. Marco pedala. La bicicletta si muove. Lui ride. Il nonno ride anche lui. Poi il nonno lascia andare. Solo per un secondo. Marco non lo sa ancora. Pedala da solo. È libero. Poi cade sull'erba, ma ride lo stesso. Il nonno si avvicina e lo aiuta ad alzarsi. Hai pedalato da solo. Hai visto? Marco è sorpreso. Davvero? Davvero. Risponde il nonno con gli occhi lucidi. Il nonno si siede su una panchina vicina. Guarda Marco e pensa a qualcosa di lontano. Ricorda un giorno molto simile. Era piccolo anche lui. Aveva 7 anni. E c'era il suo nonno, il vecchio Ernesto. Il nonno Ernesto aveva le mani grandi e rugose. Gli ha insegnato a pedalare in un vecchio cortile. È caduto 3 volte, ma Ernesto non lo ha mai lasciato solo. Nonno, a cosa stai pensando? Luigi torna al presente. Sorride. Pensavo al mio nonno. Ti ha insegnato molto anche lui. Tutto quello che so di importante. Risponde Luigi piano. Marco riprova. Questa volta va meglio. Pedala fino in fondo al giardino. Si gira e alza un braccio in aria. Il nonno applaude forte. La mamma guarda dalla finestra. Ha gli occhi lucidi. Scatta una foto con il telefono. Non dice niente. Non serve. Alcune cose si capiscono senza parole. Il sole scende piano. Il giardino diventa arancione. Marco è stanco ma felice. Si siede accanto al nonno sulla panchina. Nonno, non lo dimentico mai questo pomeriggio.
Luigi lo abbraccia forte. Non risponde subito. Pensa al nonno Ernesto. Pensa a quel vecchio cortile. Adesso capisce tutto. Certi momenti non finiscono mai. Passano da mano in mano, come una bicicletta rossa. Ti è piaciuta questa storia? Su Patreon trovi PDF, esercizi e storie esclusive per imparare l'italiano. Unisciti alla nostra comunità. È sabato mattina. Il sole è già alto nel cielo. Marco ha 8 anni e oggi è un giorno speciale. Il nonno Luigi lo aspetta in giardino con una bicicletta rossa. Oggi impari a pedalare. Marco guarda la bicicletta. Ha un po' di paura. E se cado? Chiede al nonno. Il nonno ride piano. Anche io sono caduto. Tante volte. Marco non se lo aspettava. Il nonno Luigi tiene la bicicletta con le mani forti. Sali, Marco, io sono qui. Marco mette un piede sul pedale, poi l'altro. Le gambe tremano un poco. Il nonno cammina accanto a lui lentamente. Pedala, pedala, non fermarti. Marco pedala. La bicicletta si muove. Lui ride. Il nonno ride anche lui. Poi il nonno lascia andare. Solo per un secondo. Marco non lo sa ancora. Pedala da solo. È libero. Poi cade sull'erba, ma ride lo stesso. Il nonno si avvicina e lo aiuta ad alzarsi. Hai pedalato da solo. Hai visto? Marco è sorpreso. Davvero? Davvero. Risponde il nonno con gli occhi lucidi. Il nonno si siede su una panchina vicina. Guarda Marco e pensa a qualcosa di lontano. Ricorda un giorno molto simile. Era piccolo anche lui. Aveva 7 anni. E c'era il suo nonno, il vecchio Ernesto. Il nonno Ernesto aveva le mani grandi e rugose. Gli ha insegnato a pedalare in un vecchio cortile. È caduto 3 volte, ma Ernesto non lo ha mai lasciato solo. Nonno, a cosa stai pensando? Luigi torna al presente. Sorride. Pensavo al mio nonno. Ti ha insegnato molto anche lui. Tutto quello che so di importante. Risponde Luigi piano. Marco riprova. Questa volta va meglio. Pedala fino in fondo al giardino. Si gira e alza un braccio in aria. Il nonno applaude forte. La mamma guarda dalla finestra. Ha gli occhi lucidi. Scatta una foto con il telefono. Non dice niente.
Non serve. Alcune cose si capiscono senza parole. Il sole scende piano. Il giardino diventa arancione. Marco è stanco ma felice. Si siede accanto al nonno sulla panchina. Nonno, non lo dimentico mai questo pomeriggio. Luigi lo abbraccia forte. Non risponde subito. Pensa al nonno Ernesto. Pensa a quel vecchio cortile. Adesso capisce tutto. Certi momenti non finiscono mai. Passano da mano in mano, come una bicicletta rossa. È sabato mattina. Il sole è già alto nel cielo. Marco ha 8 anni e oggi è un giorno speciale. Il nonno Luigi lo aspetta in giardino con una bicicletta rossa. Oggi impari a pedalare. Marco guarda la bicicletta. Ha un po' di paura. E se cado? Chiede al nonno. Il nonno ride piano. Anche io sono caduto. Tante volte. Marco non se lo aspettava. Il nonno Luigi tiene la bicicletta con le mani forti. Sali, Marco, io sono qui. Marco mette un piede sul pedale, poi l'altro. Le gambe tremano un poco. Il nonno cammina accanto a lui lentamente. Pedala, pedala, non fermarti. Marco pedala. La bicicletta si muove. Lui ride. Il nonno ride anche lui. Poi il nonno lascia andare. Solo per un secondo. Marco non lo sa ancora. Pedala da solo. È libero. Poi cade sull'erba, ma ride lo stesso. Il nonno si avvicina e lo aiuta ad alzarsi. Hai pedalato da solo. Hai visto? Marco è sorpreso. Davvero? Davvero. Risponde il nonno con gli occhi lucidi. Il nonno si siede su una panchina vicina. Guarda Marco e pensa a qualcosa di lontano. Ricorda un giorno molto simile. Era piccolo anche lui. Aveva 7 anni. E c'era il suo nonno, il vecchio Ernesto. Il nonno Ernesto aveva le mani grandi e rugose. Gli ha insegnato a pedalare in un vecchio cortile. È caduto 3 volte, ma Ernesto non lo ha mai lasciato solo. Nonno, a cosa stai pensando? Luigi torna al presente. Sorride. Pensavo al mio nonno. Ti ha insegnato molto anche lui. Tutto quello che so di importante. Risponde Luigi piano. Marco riprova. Questa volta va meglio. Pedala fino in fondo al giardino. Si gira e alza un braccio in aria.
Il nonno applaude forte. La mamma guarda dalla finestra. Ha gli occhi lucidi. Scatta una foto con il telefono. Non dice niente. Non serve. Alcune cose si capiscono senza parole. Il sole scende piano. Il giardino diventa arancione. Marco è stanco ma felice. Si siede accanto al nonno sulla panchina. Nonno, non lo dimentico mai questo pomeriggio. Luigi lo abbraccia forte. Non risponde subito. Pensa al nonno Ernesto. Pensa a quel vecchio cortile. Adesso capisce tutto. Certi momenti non finiscono mai. Passano da mano in mano, come una bicicletta rossa.